Abbiamo parlato in una delle nostre puntate dell'incrocio tra le traiettorie dei piedi e della massa grande nella fase di cambio curva e ingresso nella nuova curva. Un'immagine che ci può aiutare moltissimo, a mio avviso, è quello di andare a girare intorno a due grandi coni, un cono verso destra con i piedi che percorrono la base del cono e un cono verso sinistra attorno al quale i piedi girano. Il corpo è praticamente inclinato ad adagiarsi sull'inclinazione del cono e passata la metà della curva deve staccarsi da questo per andare ad adattarsi e ad adagiarsi sull'inclinazione del cono successivo. Questa è un'immagine che mi sembra possa aiutare moltissimo per trovare la giusta direzione del movimento e il giusto tempismo. Proviamo a pensare a questa immagine. Il titolo di questa puntata è Da cono a cono. Allora, immaginiamo che le nostre curve si sviluppino intorno a dei grandi coni e che proprio il percorso del nostro sci vada lungo la base di questi coni. Il nostro corpo sarà inclinato sulla parete, sull'inclinazione del cono, e superata la massima pendenza il nostro corpo dovrà portarsi verso la punta del cono della curva successiva, quindi andare a prendere la nuova inclinazione adagiandosi sul cono. È un'immagine che può essere molto utile perché ci aiuta, uscendo da questa curva e andando a girare intorno a questo cono che ha la sua punta qui, ci aiuta a prendere inclinazione in questa parte della curva in modo da arrivare al punto di attacco con una buona inclinazione del corpo, pronti a dare forza e consistenza al nostro spigolo. Però dovremo fare in modo di non rimanere con la testa e con il corpo adagiato sul cono, quindi con la testa qui sul vertice, perché mentre i piedi avanzano e vanno verso la nuova curva, la nostra testa dovrà spostarsi verso il vertice del cono successivo. Quindi in questa zona qui, al passaggio praticamente degli sci sulla massima pendenza, è importante che il corpo da adagiato sul cono cominci a raddrizzarsi per anticipare l'uscita da questa curva e portarsi verso l'inclinazione della successiva. I coni li possiamo immaginare anche non attaccati tra di loro, ma staccati e spostati. L'importante è che quando entriamo in una curva immaginiamo di volerci adagiare sul cono e che quando passiamo in questa zona andiamo da subito a cercare con la testa questa direzione qua. Ora vediamolo sul profilo. Questa è la curva, la successione di curve, questa è la zona in cui osserviamo l'azione dello sciatore visto di qua. Lo sciatore sta girando intorno a questo cono verso sinistra, deve immettersi in questa curva, sarà inclinato e con i piedi così, ma il suo corpo uscirà da questa curva già con l'intenzione di venire ad adagiarsi e prendere inclinazione sul cono successivo. Vediamo poi quest'altra curva, andiamo a vedere lo sciatore in questa zona visto da sotto, quindi lo vediamo qua in questa curva a destra al passaggio sulla massima pendenza, massima inclinazione, ed è ora qua di cominciare a venire fuori con le spalle per poter eseguire questa azione in uscita curva ingresso successiva. Penso che sia abbastanza immediata questa immagine dopo quello che abbiamo detto, quindi l'immaginare questi coni attorno ai quali vanno a girare i piedi alla base del cono e con il corpo che va ad adagiarsi sull'inclinazione dello stesso. Lo vediamo adesso a rallenti e andremo a fermare in alcuni punti
Ecco, qui siamo al punto di attacco curva, quando il corpo ha raggiunto praticamente quasi la massima inclinazione, che si sviluppa ancora un po' durante lo sviluppo della curva. Corpo adagiato sul cono, spalle che già vogliono uscire verso la punta del cono della curva seguente. Piedi che finiscono di chiudere la curva, inversione e nuova presa di inclinazione verso il cono di questa curva verso destra. In questa immagine frontale si vede molto bene il passaggio da un'inclinazione all'altra. E possiamo rivederlo e immaginarlo ancora in questa ripresa da dietro. Molto importante vedere proprio la completezza della presa di inclinazione, che si lega poi al venir fuori, al raddrizzamento per l'uscita dalla curva e il ribaltamento e l'ingresso nella successiva. Andiamo a vedere la stessa discesa da un'altra angolazione, riprendendo un po' l'esempio fatto alla lavagna. Quindi curva verso destra, passata la massima pendenza, siamo adagiati con la linea piedi anche sul cono, ma le spalle sono fuori in proiezione verso il cono della curva successiva, quindi ad anticipare l'uscita, creare il ribaltamento e qui la presa di nuova inclinazione verso il cono della curva a sinistra. E anche nelle curve strette possiamo fare riferimento sempre a questa immagine, perché ci aiuta in uscita curva a prendere quel po' di inclinazione che ci serve per la curva successiva e prenderla con una certa scioltezza, proprio con l'intenzione di andare ad adagiarsi sul cono, che ovviamente è meno inclinato di quanto non abbiamo visto prima nelle curve più ampie e a grande velocità, ma è pur sempre un'immagine che può esserci utile.